Buongiorno e bentornati ad Api in Giardino. Oggi è il 2 ottobre, come sapete qui siamo a 1000 metri e oggi c'è una temperatura di circa 16 gradi, se rimane un po' di sole magari un pochino di più. Le api sono in fermento, c'è un bel movimento e in questo periodo si stanno preparando all'inverno, quindi quello che dobbiamo fare oggi è controllare che ci sia ancora un po' di covata, perché quelle che nascono adesso sono le api che dovranno affrontare effettivamente l'inverno. Ma soprattutto dobbiamo controllare che non ci siano tracce di eventuali malattie e che ci siano scorte a sufficienza, perché saranno quelle che appunto poi aiuteranno le api a superare tutto l'inverno. Questa mattina io ho già dato una controllata, tra l'altro prima ero senza tuta e mi sono anche presa una puntura perché mi si sono infilate sotto dentro ai pantaloni, poi si vede, si è sentita in trappola e mi appunto. Comunque c'è un bel movimento, vedo che importano anche un pochino di polline. Quello che ho notato è che arrivano veramente molto stanche, non so se perché stamattina faceva un po' più freddo, quindi probabilmente fanno più fatica, comunque arrivavano stremate e prima di entrare tutte si appoggiavano addosso a me per riposarsi per un po'. Ho fatto anche delle belle foto, se avete voglia potete anche vederle su Instagram. E comunque la cosa importante è che c'è un bel movimento. Qui siamo un po' in ritardo ovviamente con le fioriture rispetto alla pianura, perché siamo a 1000 metri e sta fiorendo in questo periodo, ha già iniziato direi da una decina di giorni ma in continua fioritura, l'edera. Qui sono fortunata perché proprio in questo giardino abbiamo abbiamo un muro di edera molto, molto grosso, sono circa 15 metri per un'altezza massima di 5 e adesso è tutto fiorito ed è tutto pieno di api. Spero che riusciremo a farvi vedere anche il video dell'edera. E cosa prendono dall'edera? Prendono polline, che in questo momento è fondamentale per aiutare la covata, perché il polline sono le proteine che loro utilizzano per allevare la covata, e prendono anche del nettare. Dall'edera si fa anche un miele, un monoflora, che è un miele che però cristallizza molto in fretta, quindi quello che dobbiamo sperare è che all'interno del nido non ci sia solo miele di edera, ma che sia un po' misto, perché altrimenti il rischio che cristallizzi troppo e loro durante l'inverno non riescano poi effettivamente ad utilizzarlo. Oggi andiamo a controllare tutte le arnie, appunto dobbiamo controllare soprattutto che abbiano delle buone scorte. 2 settimane fa non abbiamo fatto il video, ma avevo controllato, stava andando tutto bene, c'era una bella covata in tutte e 3 le arnie, anche nella top bar, che di solito è quella un pochino più lenta, e mi era stato consigliato di aiutarle con un po' di candito proteico, e infatti adesso quando andremo ad aprire vedremo che c'è appunto ancora il sacchetto. Ve lo dico perché non abbiamo appunto fatto il video di questo. Non avevo mai utilizzato questo tipo di candito, ma mi è stato appunto consigliato per aiutarle a rinforzare la covata invernale. Quindi adesso le andiamo ad aprire e controlliamo all'interno. Adesso le apriamo e vediamo un po'. Allora, togliamo uno di questi che sono favi esterni, iniziamo a fare un po' di spazio. Qui avevo utilizzato il nutritore a tasca come diaframma. Mi sembrano belle tranquille, qui hanno propolizzato tutto. Allora, questo è un favo esterno, quindi dovrebbe essere un favo di scorte. E infatti è tutto pieno di miele, all'interno c'è miele ancora fresco, questo hanno già iniziato ad opercolarlo nella parte superiore. Sono molto tranquille, anche di qua
iniziano a creare una sponda. Anche questo è abbastanza pesante, vedo che ci sono diverse api con del polline. Allora, questa è tutta una corona di miele già opercolato. Qui c'è della covata opercolata che mi sembra bella compatta. Qui su una c'è un buchino, ma è una sola, quindi non credo che sia motivo di preoccupazione. E nelle cellette qui all'interno c'è ancora qualche larva, in queste che vedete non opercolate. Allora, anche di qua c'è della covata opercolata. Queste celle invece all'interno non opercolate contengono nettare. Anche qua sopra, adesso cerco di spostarle un po', potete vedere c'è tutta la corona di miele. Allora, ci sono ancora larve, quindi vuol dire che la regina sta ancora covando. Ci sono larve e anche covata già opercolata. Nella parte in alto invece anche qui stanno immagazzinando tutto il miele, che sarà appunto quello che gli servirà poi per l'inverno. Anche da questa parte c'è una bella covata opercolata, come vedete è bella compatta, quindi questo è un buon segno perché significa che i trattamenti che abbiamo fatto contro la varroa hanno funzionato. Se avete visto i video precedenti, questa arnia era stata trattata con mezza dose di acido formico perché non era fortissima, quindi avevo utilizzato solo metà dose, però evidentemente come trattamento tampone ha funzionato perché la covata è proprio molto bella. Qua sopra, qui ci sono ancora delle larve e qui sopra c'è una bella corona di miele. Adesso le sto appoggiando così perché voglio che rimangano da questa parte, poi le risposterò tutte di qua perché è da questa parte che arriva il sole, quindi è quella che scalda di più, quindi è meglio per l'inverno che stiano addossate a questa parete dell'arnia piuttosto che a questa. Questo è pesantissimo. Ecco, possiamo vedere anche qui la covata è veramente bella, è tutta piena di miele. Qui da questa parte è opercolato, da questa parte ce n'è ancora un po' da opercolare. E anche qui c'è ancora una bella covata, già tutta opercolata. Qui sotto dove non c'è più covata fresca, ma iniziano a riempire anche qui con miele e polline. Qui ci sono tantissime api giovani e qui è tutto miele.
Quindi quest'arnia direi che per ora non ha bisogno di una nutrizione supplementare, sta andando tutto bene. Adesso non metterò né sciroppo né candito perché hanno già abbastanza scorte. Poi nelle prossime settimane, quando la covata sarà tutta sfarfallata, allora magari sarà il momento di iniziare a stringerle un pochino, di modo da fargli avere le sponde di miele il più vicino possibile a dove loro poi faranno il glomere per passare l'inverno. Allora, qui c'è ancora qualche residuo di covata, soprattutto in questa parte, però stanno riempiendo tutto con il miele. Probabilmente questo diventerà una sponda, stanno riempiendo proprio tutto quanto. Da questa parte, anche qui c'è ancora un po' di covata qui sotto, un po' di polline, non so se riuscite a vederlo, però qui stanno già riempiendo tutto con nettare fresco. C'è ancora qualche fuco, li avevo visti anche stamattina mentre facevo le foto davanti. Anche questo è bello pesante, vediamo cosa c'è. Qui c'è tutta covata, qui c'è la corona. Stavo cercando di vedere se c'era la regina, ma non l'ho vista. Comunque non c'è problema perché la famiglia è tranquillissima e ci sono larve molto giovani, quindi sicuramente la regina c'è. Anche qui c'è ancora una bella covata, tutta compatta. Qui guardate, stanno importando, non so se si, stanno importando anche tanto polline, e qui c'è tutta la bella corona. Apriamo anche la seconda arnia. Questa, se non avete visto i video precedenti, è l'arnia in cui abbiamo inserito la regina il 25 di agosto, quindi è un mese e mezzo più o meno che è dentro. Controlliamo se anche qui sta andando tutto bene. Allora, come vedete, anche qui avevo messo il candito, però questo non l'hanno ancora finito. Spostiamo. L'ho chiuso addirittura. Anche queste sono belle tranquille, non so se si riesce a vedere, ma in quest'arnia è tutto pieno di ponti di cera, qui, che adesso dovrò andare a togliere per riuscire a muovere i favi. Togliamo il diaframma. Allora, questo ultimo era un foglio di cereo nuovo, un cereo nuovo che gli avevo
lasciato perché avevo visto che stavano continuando a costruire. Adesso vediamo a che punto sono. Ah, questi hanno proprio caporizzato tutto. Ok. Ecco qua. Si vede la cera nuova. Qui stanno costruendo. E di qua hanno già immagazzinato. Stanno preparando tutta una sponda, come vedete, tutta piena di miele. Questa parte è già opercolata e qui è tutto nettare fresco. Sono riuscite comunque anche in questo periodo a costruire tutto un cereo nuovo. Questo glielo lasciamo proprio come sponda, così adesso finiranno di riempirlo. E qua è tutto pieno di ponti. Questo è pesantissimo, immagino che sia proprio tutto pieno perché è veramente pesante. E infatti, questo è già tutto miele percolato, qui sotto c'è ancora una bella covata percolata, anche qui come vedete è proprio bella, non ha buchi. E qui stanno continuando a mettere miele e un po' di polline. Questa parte qui c'è del polline. E di qua lo stesso, c'è ancora una piccola parte di covata qui sotto e questo è già tutto pronto come scorta per l'inverno. Quindi siamo già in pratica alla seconda sponda. Perché poi quando sfarfalleranno anche le ultime immagino che riempiranno tutto di miele. Questo è veramente pesante. Le api sono proprio tranquille anche qui, quindi sicuramente la regina è presente. Questo è molto pesante. Anche qui tutto miele già percolato, qui c'è tutta una parte di polline, ancora qualche residuo di covata e qui all'interno ci sono c'è anche qualche larva giovane. Ah, guardate, qua c'è la regina, che è l'unica marcata che ho. La regina nuova di quest'anno che ho acquistato ed è marcata. E di qua scorte ne hanno in abbondanza. Ecco, anche qui si riesce a vedere la covata, è proprio bella, tutta compatta. E anche di qua, come vedete, c'è covata in abbondanza, quindi arriveranno un sacco di api per passare l'inverno e questo va benissimo. Qui all'interno dove ci sono i buchi ci sono ancora delle larve e qui c'è la nostra bella corona di miele già opercolato.
Ok, adesso direi che siccome va tutto molto bene, non è necessario passare anche gli altri, adesso semplicemente li sposterò, li avvicino agli altri di modo che poi andrò a mettere il diaframma da questa parte, perché voglio che rimangano nella parte più esposta al sole per l'inverno. Come avete visto, la situazione è ancora migliore dell'arnia azzurra perché ci sono tantissime scorte di miele anche già opercolato, ci sono le belle corone di miele e anche le sponde laterali. Covata ce n'è in abbondanza, ci sono sia delle belle rose ancora di covata opercolata che anche qualche larva giovane, quindi probabilmente la regina andrà avanti a deporre ancora per un po'. Dalla prossima settimana le temperature si abbasseranno molto, quindi non lo so per quanto tempo, comunque per ora sta ancora deponendo. Va tutto bene, inutile disturbarle oltre, semplicemente adesso sposto i telaini, metto il diaframma e richiudo. Alla prossima! Per ultima andiamo a controllare la top bar. Anche all'interno della top bar avevo messo una parte del candito proteico e controlliamo se l'hanno mangiato prima di tutto, poi andiamo a controllare il resto dell'arnia. Qui come vedete abbiamo un ospite, la lasciamo lì. Hanno tutto focalizzato. In questa parte non c'è il nido è qui. Allora, anche qui come nell'arnia gialla hanno mangiato solo una parte del candito che avevo messo. Ne hanno ancora un po', stanno continuando un po' alla volta a mangiarlo. Adesso le apriamo, tolgo il diaframma. Questo è il diaframma, quello forato che permette di arrivare al candito. Allora, questo l'avevamo messo l'ultima volta ed era vuoto e mi sembra che continui ad essere praticamente vuoto. Sì, quindi eventualmente poi potremo anche toglierlo. Qui stanno mettendo un po' di polline, c'è un po' di polline, e da questa parte invece stanno immagazzinando nettare, iniziano anche ad operocolarlo. Anche queste sono belle tranquille, ma le api della top bar sono sempre più tranquille delle altre. Stamattina ho visto comunque un bel movimento anche davanti a quest'arnia. Allora, anche qui, questo è un favo tutto di scorte, perché qui stanno mettendo sia nettare che polline, e qui c'è già il miele già percolato. Questa parte anche c'è una bella corona di miele già percolato. Scusate che... Qui c'è il miele già percolato, qui sotto c'è ancora un po' di covata, che comunque è prossima a sfarfallare. Comunque una covata sana, non ha buchi. E qui stanno continuando a immagazzinare sia polline che miele, quindi questa probabilmente sarà, se non l'ultima, la penultima sponda che poi andrò a lasciargli prima dell'invernamento vero e proprio. Questo qui, il primo, non credo che riusciranno a riempirlo, quindi lo toglierò. Allora, vediamo qui, anche qui c'è la corona di miele già opercolato. Qui all'interno c'è ancora abbastanza covata, e dove non c'è covata stanno già immagazzinando però miele, quindi probabilmente la regina sta proprio rallentando anche la deposizione. Anche di qua c'è ancora covata, tutta bella per fortuna. Anche sulla top bar avevo fatto il trattamento estivo con l'acido formico, e anche qui avevo utilizzato mezza dose perché essendo il volume più ristretto ho ritenuto che fosse sufficiente.
Per ora sembra che stia andando tutto bene perché appunto la covata è tutta bella e non ci sono sintomi di api malate o deformi. Qui c'è una bella covata, è tutta comunque covata prossima a sfarfallare, perché vedete che l'opercolo è molto scuro. Qui invece c'è la nostra solita corona, anche di qua stanno portando anche del polline. Direi che va tutto bene. Allora, qui c'è ancora qualche rimasuglio di covata, ma proprio pochissimo, mi stanno riempiendo tutto di miele. Qui c'è la regina, nascosta qua sotto, non so se riuscite a vederla, eccola qua. La rimettiamo dentro. Anche di qua c'è solo miele, non c'è covata. Qui c'è ancora un po' di covata, miele, stanno riempiendo anche sotto. E anche di qua, miele, polline e un pochino ancora di covata. In quest'arnia praticamente non c'è covata fresca. Però la regina è presente, quindi non dovrebbero esserci problemi. Stessa cosa anche qui, tanto miele, e di qua anche iniziano a metterlo. Questo è l'ultimo, molto leggero, quindi non c'è praticamente niente, no? Iniziano adesso a riempire un pochino di miele, ma da questa parte è vuoto e qui inizia a fare la parte centrale e superiore. Va bene, allora non c'è un grandissimo numero di api perché dobbiamo ricordarci che un favo della top bar è meno della metà di un favo Dadant, quindi è come se fossero su 4 favi. Però c'è ancora covata pronta a sfarfallare e c'è, direi, delle scorte sufficienti. Adesso spero che continuino a approfittare un po' dell'erica per aumentare ancora le scorte e la settimana prossima o quella successiva verremo a controllare per vedere se sarà il caso già di iniziare a stringerle. Quindi le abbiamo controllate tutte, mi sembra che stiano tutte bene. Questa è quella sempre che soffre un pochino di più perché non si è sviluppata tantissimo. Adesso vediamo se riuscirà a sopravvivere a passare l'inverno, speriamo che magari, se ancora il tempo è un po' clemente, magari ancora per un mese, se la regina riesce a covare ancora un pochino, magari aumenta il numero di api e scorte ne hanno, quindi potrebbero passare l'inverno. Speriamo, quello che mi auguro sinceramente.
e le altre due invece direi che stanno molto bene, c'è ancora tanta covata sia fresca che prossima allo svolazzamento. Scorte ne hanno tante, soprattutto l'Arnia gialla, la Regina Nuova direi che è partita benissimo, in entrambe c'era una covata molto bella, compatta e parecchie scorte, quindi va tutto bene. Come visita di preinvernamento direi che posso essere abbastanza tranquilla e contenta e niente, adesso le lasciamo tranquille e ritorniamo fra un paio di settimane. Alla prossima!